Ciao ragazzi, oggi si parla di PXN, un'azienda che io ho conosciuto da poco, ma è nel mercato già da qualche anno ed è conosciuta perché crea dei setup che sono compatibili anche col mondo console. E in più, a mio avviso, un plus che trovo in questo prodotto è che è acquistabile anche su Amazon. Ma ragazzi, ve ne parlo meglio durante la review. Sigla! Ciao ragazzi, come vi ho detto nell'antefatto siamo qui oggi per parlare del Bundle V10, il prodotto entry level dell'azienda PXN. Infatti è un prodotto che va a scontrarsi come tipologia di meccanica di elettronica con quello che potrebbe essere un G27, un G29, un G920, perché utilizza come questo un sistema a ingranaggi a doppio motore per dare il feedback alla base. È uno scatolone molto grande che completa tutto il bundle completo di volante, base, pedaliera e cambiatacca. Tutto ben riposto all'interno della scatola. Naturalmente ho fatto l'unboxing, vi invito ad andare a vedere più nello specifico anche quel video lì, ma entrerei subito nello specifico nel parlarvi del suo volante e subito alcuni di voi avranno visto le somiglianze con quello che è il volante Mad Catz, che era uscito tantissimo tempo fa, e io subito ho riconosciuto quel genere di fattezze e in realtà le ho anche apprezzate perché all'epoca avevo un G27 e mi piaceva tantissimo questo genere di linea, il formato AD e in più con la parte nell'impugnatura in simile Alcantara. Le cuciture nel mio sample non sono per niente male ragazzi, qui sopra c'è sempre l'inserto che fa molto racing, anche se in questo caso è un inserto in una sorta di metallo, non è un pelle come di solito è montato su volanti di più alta fascia, ma personalmente l'appeal estetico mi piace, anche se poi entrando nello specifico andiamo a vedere i pulsanti, sono pulsanti molto simili a quello che potrebbe essere un joypad. In questo caso non ci sono rotary, tutto in linea anche con quelli che sono i suoi competitor di questa fascia qui. La piastra comunque è in metallo, dà un buon senso di robustezza anche se è veramente leggera. Nella parte di dietro c'è tutta una back cover di plastica, anche la parte del quick release è tutta in plastica, ma vi dico subito che a livello di montaggio di questo genere di volante molto semplice e in realtà vi dà un'ottima robustezza, a mio avviso anche superiore a quello che è il sistema che io ho provato, perché ho avuto anche tutta la serie di Trasmaster, quello di Trasmaster in plastica. Per quanto riguarda poi le palette abbiamo sia un cambio totalmente a molla sia una doppia frizione. In questo caso però le frizioni sono totalmente svincolate l'una dall'altra, quindi non è un effettivo dual clutch. Sono due assi che potrete utilizzare singolarmente per la frizione oppure per chi non può montare la pedaliera o ha qualche disabilità potrebbe utilizzarli anche come acceleratore e freno. Ma come feedback ragazzi in linea con quello che è del G29, in linea anche con alcuni volanti della serie CSL, diciamo che in questa fascia di prezzo lo accetto. Sono in metallo e questo lo apprezzo, ma diciamo che è proprio un prodotto molto basic. Perdonatemi ragazzi se durante tutto quanto il video vedrete espressioni particolari, ma di solito sono portato a fare recensioni di prodotti di molta più alta fascia rispetto a questi, ma in realtà questi prodotti vanno analizzati proprio in virtù di chi è il cliente diciamo di riferimento per questo genere di prodotto, che sono quelli che magari comprano su Amazon, magari comprano in un centro commerciale e comprano magari un G29 o potrebbero comprare un T300. Nel complesso l'ergonomia è buona, come ho detto non vi dà quel senso premium, ma esteticamente rispetto ai suoi competitor l'ho trovato molto carino. Passerei subito al componente che invece più mi ha stupito, il cambiatacca. Mi ha stupito perché è molto simile a quello del G29, ma sembra più robusto. Anche l'innesto personalmente l'ho apprezzato davvero di più. In più già nel bundle, cosa che invece sul G29 dovete comprare a parte, ed è possibile
tramite un add-on sia collegarlo direttamente alla base sia collegarlo direttamente al vostro PC e viene riconosciuto come periferica esterna e a mio avviso è un bel plus. Questo è il pomello, ragazzi, è sempre detto un tipo di cambiatacca entry level. In più però in questo caso abbiamo anche due pulsanti che possiamo assegnare all'interno dei giochi. Per fermarlo, vi faccio vedere, c'è questo supporto, è tutto in plastica, è plastica piena. Non sono arrivato a stringerlo in maniera eccessiva perché personalmente avevo paura si potesse rompere qualcosa. Ho già esperienze per quanto riguarda alcuni supporti per il G27, fate sempre attenzione quando andate a stringere e fermarlo alle vostre scrivanie. Io in questo caso l'ho fermato ai miei profilati, non ho avuto particolari problemi. Arriviamo adesso alla pedaliera. In realtà come genere mi è sembrata molto simile a quella che potrebbe essere la T3PA. In questo caso ragazzi, ve lo faccio vedere, la molla qua del freno è un po' più dura. Una molla intermedia per quella che è la frizione, sono pedali totalmente lineari tutte e tre. È possibile tramite delle ghiere qui dietro andare a decidere l'escursione che dovrà fare il pedale. Nel caso dare precompressione per avere un pochino più di sforzo. Sono pedali abbastanza morbidi, in linea con quelli che possono essere quelli del G29 o anche della pedaliera T3PA. Ci sono delle parti in metallo come la parte dove c'è il poggiapiedi e il poggiatalloni, carine, però anche in questo caso è una pedaliera entry level. La cosa che ho apprezzato però è che possono tramite queste viti qua andare a spostarsi, alzare e inclinare in modo diverso quelli che sono i pedali e quindi avere un'ergonomia per essere premuti migliore rispetto a quelli che sono alla sua concorrenza, senza dover per forza andare a inclinare tutto il piano. Anche in questo caso è possibile collegarle sia direttamente alla base oppure anche direttamente al vostro PC. Sono pedali precisi per quello che potrebbe essere questo genere di utilizzo, ma hanno un feeling molto basic, a mio avviso giusto e corretto per essere utilizzato per esempio anche da per terra, perché in quel caso è meglio non avere una esagerata resistenza dietro il pedale in modo che la pedaliera non vada a muoversi, anche se in questo caso ci sono, come vedete, questi inserti in gomma che vanno a fare attrito e quindi non farla scivolare troppo. Però vi consiglio sempre di metterla appoggiata almeno a un muro nella parte finale e se possibile collegarla direttamente ad una postazione. In questo caso vi faccio notare che il collegamento a una postazione deve essere fatto obbligatoriamente dal basso verso l'alto e quindi dovete per forza una piastra montarcela sopra e allineare i fori. Nel caso non siano allineabili fate i buchi come volete. Penso anche per la pedaliera non ci siano altre particolari cose da dire. È un po' rumorosa, vedete, nei fine corsa, ma come ho detto il feeling è molto in linea con quelli che sono anche i competitor in questa fascia qua. Visto che anche in questo caso è tanto che non riprovo quei prodotti, non mi sento in questo caso di dire nulla più. Arriviamo adesso alla base. Come ho detto è una base a ingranaggi, infatti anche già girando, sentite? Si sentono proprio gli ingranaggi che e questo si sente anche durante la guida, ma vi voglio parlare del motore. È una base intorno ai 3 Nm, in linea con quelli che sono i suoi competitor. In questo caso viene fornita anche una base di appoggio con dei fori, quindi potete montarla in maniera molto stabile su delle vostre postazioni, oppure è possibile montarla anche su una scrivania. Ha questo fine corsa, che quindi rende, una volta montato sulla scrivania, più stabile il montaggio e ci sono questi supporti per poterla fermare. Io vi dico che sulla mia postazione in profilati, con questo genere di supporti, è rimasta molto stabile e ben ancorata la postazione. In realtà i supporti tendevano un po' a muoversi, ma in realtà non è che uno va a muovere il supporto, deve muovere il volante e il volante risultava bello stabile sulla postazione. Anche il sistema di ancoraggio è molto semplice, si va a stringere questa vite qui sopra e va a chiudersi quello che è il meccanismo. Cosa interessante per questo genere di base è che tramite questa vite qui potete andare a scegliere l'inclinazione della base e quindi anche se siete su una scrivania potete dare diversi livelli di inclinazione al volante, un bel plus in questa fascia di prezzo. La parte del quick release, come ho detto, è tutta in plastica. Vi mando dei video per farvi vedere come si collega, ma personalmente una volta montato e ben serrato l'ho trovato stabile per questo genere di categoria di prodotto. Nella parte dietro c'è questo interruttore che andrà ad agire meccanicamente sulla base per decidere se dovrete avere 900 o 270 gradi. Io vi consiglio ragazzi di lasciarla sempre a 900 e poi gestirla tramite software. In più si potrà collegare direttamente il cambio, la pedaliera, in realtà ci si può collegare anche direttamente un joypad, in più c'è
il connettore di alimentazione per dare energia alla base. Naturalmente, come vi ho detto, può essere collegata sia a un PC sia a delle console, e proprio per questo in realtà non hanno creato un'applicazione PC, ma funziona tramite un'applicazione sul telefono. Sinceramente io sono un utente PC, preferisco avere l'applicazione direttamente sul PC. Non ho trovato particolari difficoltà a utilizzare anche l'applicazione, però sinceramente l'utilizzo dei vari slider non ho trovato poi effettivamente alla guida degli stravolgimenti nel feedback. Probabilmente anche per questo livello di forza ho riscontrato questo genere di situazione qui. Arriviamo però quindi un pochino alle conclusioni e a quello che è poi il feedback di questo genere di prodotto. La forza l'ho trovata in linea con quelli che sono i miei ricordi del G29, che ho provato anche qualche mese fa da un mio amico. A livello di guida non ho trovato particolari difficoltà, sono riuscito a guidare tranquillamente tutte le auto. Naturalmente sono abituato ad avere molti più feedback e devo dire che nella parte dei cordoli, nella parte del micro dettaglio della strada, ragazzi, ce n'è pochissimo in questo genere di prodotti di questa fascia. In questo caso mi viene da dire che anche la parte dei cordoli li ho percepiti pochissimi, pur alzando e amplificando, per esempio su assetto corsa, quelli che sono questi effetti. La guida sono sicuro risulterà piacevole per chi passa da un joypad a un genere di periferica di questo tipo. Sinceramente mi aspettavo qualche dettaglio in più, qualche sensazione in più. Si riesce a percepire lo spostamento dei pesi delle auto e quindi fare le giuste correzioni nel momento giusto, ma molti dettagli nei cordoli, in quando si passa in delle cunette in alcuni punti che io ormai conosco di alcune piste, in realtà qua sono, ragazzi, praticamente inesistenti. Però vi prego, prendete veramente con le pinze quelle che sono le mie sensazioni, perché io abitualmente gioco con tutt'altra serie di basi e quindi per me è veramente complicato trovare le giuste parole per descrivere questo genere di base. Ma sono sicuro che chiunque provenga da un joypad, provare un'esperienza di questo tipo è il primo modo per affacciarsi a questo genere di periferiche. In più, ragazzi, la possibilità di essere acquistato su Amazon, a mio avviso, lo trovo un bel plus di questo prodotto. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare e secondo me potrebbe essere il regalo giusto magari per Natale per vostro figlio piccolo. Ragazzi, penso di avervi detto tutto, spero che anche questa recensione vi sia piaciuta. Ragazzi, vi anticipo anche per chi è restato qui fino adesso che uscirà più avanti anche la recensione del volante Direct Drive di PXN, quindi mantenete le antenne ben alzate. Ci vediamo alla prossima, ciao!